Cara Anna Maria torna ad occuparsi oggi di depressione. Voi sapete che è una delle malattie più subdole, potremmo dire, perché tante volte non realizziamo di essere malati di depressione. E siamo qui nello studio del professor Stefano Pallanti, che è uno dei massimi esperti, potremmo dire, al mondo per la cura proprio della depressione. E siamo qui per capire questo macchinario che è qui accanto a me, che è un macchinario che soltanto 3 persone hanno in Italia. Noi ce l'abbiamo qui a Firenze all'Istituto di Neuroscienze e quindi con il professore vediamo di capire qual è questa nuova tipologia di cura e a chi può giovare e quanto può durare una cura del genere. Professore, bentornato qui a Cara Anna Maria, anzi bentornata io qui da lei, e siamo a parlare di nuovo di depressione. Tanti, troppi sono i depressi, vero? Sì, purtroppo è un disturbo molto diffuso e se ne prevede anzi un incremento proprio legato alla situazione di stress che tutti subiamo in questo momento e di stress anche economico, insomma, che si è preannunciata e già stiamo sperimentando. Però appunto la depressione non è una malattia semplicemente legata allo stress, è anche un cambiamento del modo di funzionare del cervello. I sintomi appunto sono soprattutto la perdita di energia, di prospettive, i disturbi del sonno, no? I disturbi dell'appetito, le variazioni tipiche, no? Per cui la mattina è la parte sempre più difficile e penosa, no? I risvegli prematuri, fino alle idee di malattie, le convinzioni alla fine deliranti, di rovina, di fine del mondo, no? I quadri più gravi. Purtroppo non tutti si curano adeguatamente, ma anche coloro che si curano adeguatamente non tutti rispondono alle cure farmacologiche. Per questo negli ultimi oramai 15 anni si è affermata appunto tutta una serie di tecnologie di neuromodulazione, di stimolazione cerebrale che linee guida come per esempio quella canadese o quella statunitense mettono al secondo posto. E quindi subito dopo un trattamento insufficiente con antidepressivi, secondo queste linee guida, bisognerebbe ricorrere a questo tipo di terapia con stimolazione magnetica. Da noi viene considerata una terapia sperimentale, in realtà è ben sperimentata, è approvata per la depressione da più di 10 anni e i risultati appunto sono tali da considerarla adatta soprattutto alle forme che non danno risposte soddisfacenti, ma può essere anche un'alternativa, diciamo, alle terapie farmacologiche. Ecco professore, ma l'utilizzo di questa macchina, che poi mi sembra abbia il nome TMS, no? È un utilizzo che può essere anche nelle forme più lievi, sporadico, oppure è proprio una cura. Quindi presentiamo la macchina e poi cerchiamo di capire meglio quale può essere il percorso, i sintomi li abbiamo già visti, il percorso giusto per ogni persona. Ma questa è la cosiddetta stimolazione profonda, la Deep TMS, la Deep Transcranial Magnetic Stimulation, però magari la possiamo accendere. In realtà diciamo il funzionamento è abbastanza semplice perché il soggetto viene appoggiato il casco come fosse, si siede lì, il casco viene appoggiato sulla testa e viene avviata, dopo aver però fatto, diciamo, il lavoro più importante è quello di personalizzazione del trattamento. C'è una parte di neuronavigazione con l'immagine del cervello ricavata da una risonanza magnetica o virtuale, si trova l'area del cervello che è quella che corrisponde a quella studiata più in relazione proprio con il funzionamento dell'umore e si trova la soglia di stimolazione adatta per ciascun soggetto, quindi va personalizzato nel target, nel bersaglio va personalizzato nell'intensità dello stimolo che viene dato, dopodiché ci sono anche qui appunto diverse sessioni, diverse frequenze e lì è il clinico, diciamo, esperto di neuromodulazione che decide quale target, quale frequenza, dopodiché appunto si avvia questo strumento, non c'è nessun dolore, ora la dottoressa lo avvia. Ecco, questa è appunto la scarica intermittente di stimolazione, ma sono 50 Hz, questo è lo strumento più energico che abbiamo. Questo treno di stimolazione che non trasmette energia elettrica ma energia magnetica, diciamo, all'interno del cervello poi favorisce, diciamo, il ripristino dell'equilibrio neurotrasmettitoriale e della plasticità cerebrale. Chi lo fa?
nel momento in cui arriva questa stimolazione non avverte niente. Ecco, infatti volevo proprio sapere se si sente dolore o che sensazione si ha. Lei dice nessuna. No, io perché mi ci sono sottoposto, io quando ho fatto a New York il primo addestramento 10 anni fa la volli provare perché l'impressione è quella appunto che questo stimolo possa avere un qualche effetto doloroso, non si avverte niente, se non delle volte una sensazione sulla superficie proprio cutanea e al termine del trattamento di ogni singola sessione il paziente non solo è in grado di camminare, voglio dire andare via così come è arrivato, ma generalmente già la sua attenzione, i suoi tempi di reazione li abbiamo studiati, sono addirittura migliorati. Ecco, quindi questo è un tipo di stimolazione che ha un effetto positivo sull'umore ma anche immediatamente sulle funzioni cognitive. Non basta naturalmente una sessione, i protocolli approvati sono di 30 stimolazioni, quindi diciamo è un trattamento che deve andare avanti per più di un mese, ecco. Però questo è un tempo normale per la risposta alla depressione e teniamo conto che questo protocollo approvato vale per la depressione almeno resistente, quindi non per le forme più semplici, anche se ho detto qualcuno lo può preferire, per esempio è molto usato nel mondo per la cosiddetta psichiatria riproduttiva, no? Perché per esempio pensiamo alla depressione postparto, è possibile fare una cura antidepressiva senza introdurre farmaci, no? Oppure anche per esempio in gravidanza, oppure quando ci siano problemi di tollerabilità cardiaca o metabolica, no? Paziente con diabete che non vuol prendere farmaci perché gli aumentano l'appetito, eccetera, oppure che ha effetti collaterali, lo può sostituire con questo tipo di terapia. Quindi è un grosso avanzamento, ecco, nella cura della depressione. Ecco, abbiamo detto che qui arrivano, anzi l'abbiamo detto in separata sede prima di iniziare la nostra trasmissione, qui arrivano pazienti da tutta Italia, anche perché veramente sono pochissime i macchinari, le macchine, queste TMS in Italia. Ma volevo chiederle una cosa, professore, le dipendenze che tante volte sono causate dalla depressione, quindi parliamo la voglia di fumare, l'alcolismo, tante altre, sono curabili con questo macchinario? Direi di sì, forse. Sì, no? Quell'altro caso, questi strumenti sono anche approvati per esempio per l'alcolismo. E noi stiamo studiando ora un protocollo per il gioco d'azzardo, quindi sia per le dipendenze da sostanze che per le dipendenze cosiddette comportamentali. Però lei ha molto enfatizzato perché si è colpiti dagli strumenti, ma in realtà noi pensiamo che non sono tanto gli strumenti a guarire, ma è il modo in cui questi vengono usati. Cioè il vero punto non è tanto arrivare qui perché ci sono gli strumenti, ma arrivare qui perché noi cerchiamo di fare una diagnosi personalizzata. I pazienti si accorgono che cosa voglia dire ascoltare una persona e ricavare questa diagnosi, e perché poi su questa diagnosi dobbiamo traslare in termini di organizzazione del cervello e poi trovare quel punto e poi trovare la frequenza. Quindi è questo il lavoro che rende efficace la terapia. Non ci si deve illudere che un'applicazione, diciamo, meccanica di questo protocollo possa dare dei risultati, come per le medicine, no? Per le medicine noi sappiamo che i serotoninergici sono una buona terapia, però uno studio importante fatto a Boston ha fatto vedere che se io, diciamo, meccanicamente a tutti i soggetti con depressione maggiore fornisco una terapia di 40 mg di citalopram, soltanto un terzo mi risponderà, i 2 terzi no, perché la terapia va personalizzata. Questo assolutamente, professore. Questi sono i macchinari, devono avere colui che prima di tutto ordina la terapia, ma anche colui che li sa guidare. Infatti lei ha detto giustamente che sono forme di terapia assolutamente personalizzate. Quindi il percorso che viene fatto per entrare ad aiutare la mente è proprio quella di avere un professore del suo calibro, che riesce un professionista comunque, che riesce a capire non solo i disturbi che una persona può avere, non solo la sua storia personale, che molte volte è assolutamente indicativa di quelle che sono magari il percorso e quindi le degenerazioni che può avere nel proprio
umore, ma poi è molto importante anche essere seguiti, perché oggi si parla giustamente o no di stress, di citalopram, di antidepressivi, di fitoterapia, di tante sostanze che ti possono aiutare, ma tutto questo, se non è gestito, diventa assolutamente nocivo. È vero, professore? Sì, appunto, se vogliamo, oggi abbiamo nel campo delle nostre cure veramente una varietà di risorse molto interessante e si possono usare anche in maniera, implementandole, come facciamo noi, diciamo, in maniera olistica, perché oggi sappiamo che questi disturbi sono il risultato di eventi complessi. Per esempio noi usiamo, e qui è importante anche per la stimolazione, agenti antinfiammatori, probiotici, perché magari appunto la dimensione dell'infiammazione generale è importante per favorire la plasticità, usiamo dei farmaci antidepressivi, usiamo farmaci anche non antidepressivi perché all'inizio magari prevale l'agitazione, quindi usiamo anche durante la seduta di stimolazione degli esercizi di tipo psicologico, degli esercizi mentali che il soggetto deve fare, quindi c'è una complessità di intervento che però appunto se conosciuta e se in qualche modo associata veramente può fare la differenza rispetto alla terapia, diciamo, che viene fornita semplicemente seguendo delle linee guida. Ecco. Professore, la depressione non ha età? La depressione non ha età, noi vediamo bambini con la depressione, noi vediamo anziani con la depressione, vediamo che ci sono età più a rischio, ci sono soggetti più a rischio, però diciamo, devo dire che la depressione in questo è veramente democratica e soprattutto di questi tempi insomma non trascura nessuno. Professore, l'ultima cosa, si cura la depressione, si guarisce? Dalla depressione si guarisce, questo è importante, è poi possibile che ci si ricada, questo mi dice, ma poi si ricade, sì, però la prima persona che fece 15 anni fa, quando abbiamo iniziato la stimolazione magnetica, ed era un disturbo molto grave, era venuto qui come ultima risorsa, era una terapia sperimentale 15 anni fa, guarì da quell'episodio e dopo l'abbiamo vista 15 anni dopo. Tornare per una nuova sessione e poi dopo ha guarito anche quest'altro episodio. Quindi noi possiamo dire che certamente siamo come tutta l'altra parte della medicina, cioè dai nostri disturbi si può guarire e poi ci si può ricadere, però appunto questo che non passi, diciamo, quel luogo comune che nella psichiatria si entra e non si esce. Nella psichiatria si esce dalla depressione, si esce anche dal disturbo ossessivo compulsivo, come ho scritto e pubblicato l'anno passato. Allora, vedete che bella conversazione abbiamo fatto con il professore, qui siamo all'Istituto di Neuroscienze di Firenze, c'è anche questa rivista che può essere assolutamente utile e che può essere consultabile, e c'è anche un sito internet che vi consiglio di cercare, in modo tale da poter anche porre delle domande se le avete e magari cercheremo di aiutarvi. Vi voglio ricordare quindi che il messaggio che ha lanciato il professore, che ha dedicato tutta la sua vita proprio allo studio della mente, è che la nostra mente può tornare più serena se viene curata nel modo giusto, assistita nel modo giusto, e noi abbiamo l'obbligo di farlo, perché comunque vivere oggi non è semplice, in questo periodo poi assolutamente no, quindi riconoscere i sintomi magari che ci rendono più grigia la nostra vita per poi affrontarli con un professionista giusto è molto bello. Cara Anna Maria vi saluta, vi ringrazia, vi augura di passare serenamente, se è possibile, il proseguo della vostra giornata. Arrivederci a tutti.